In questo episodio di Mythbusters faremo un passo indietro nella storia. Vedremo come dei veri pirati Di pronto? Sì. e cercheremo di non sbagliare strada. Tutto quello che abbiamo a disposizione. Chi sono i Mythbusters? Maurizio Grimoldi, 2, 1. Matilde Paleari Tipo la mia barca. e Edoardo Colizzi. Insieme vantano oltre 30 anni nel campo degli effetti speciali. Non si limitano a collezionare i miti, li mettono alla prova. Allora, Paolo, cosa facciamo oggi? Oggi abbiamo un mito che viene dalla seconda guerra mondiale. Wow, ma che mito è? Gli alleati hanno cercato di produrre una barca, una portaerei in particolare, fatta di un materiale che si chiama picrete. E che cos'è il Pacrit? Il picrete è un misto tra ghiaccio e fibre vegetali, come la segatura oppure anche la carta o il cartone. Poi però alla fine gli alleati non sono riusciti a costruire questa portaerei da usare nell'Artico perché la guerra è finita prima. Quindi la costruiremo noi la portaerei. Proviamo a costruire una barca fatta in picrete. Vediamo se riusciamo a farla. Va bene. Allora, abbiamo preparato 3 tipi diversi di materiale. Solo ghiaccio, picrete con carta di giornale e picrete con asciugoni. Faremo 4 prove diverse. La prima sarà una prova di resistenza. Cercheremo di rompere il blocco che abbiamo fatto con tutto quello che abbiamo a disposizione. Un'altra prova è la prova alla trazione. Quindi abbiamo preparato una lastra e dobbiamo cercare di mettere un peso dall'altra parte della lastra e vedere a che punto si rompe. Abbiamo fatto poi 3 barchette e così vediamo se galleggia e quanto tempo ci vuole prima che si sciolga. Come ultimo esperimento proveremo a lanciare giù dal tetto il nostro blocco e vediamo se almeno in quel caso abbiamo un risultato diverso. Alla fine compareremo tutti i risultati. Cominciamo con le prove di resistenza. Ghiaccio singolo, prova di resistenza. 3, 2, 1. È rotto. Picrete in giornale, prova di resistenza. 3, 2, 1. Non si rompe. Questo è il risultato col nostro super martello. L'abbiamo solo scalfito. Picrete in asciugone, prova di resistenza. 3, 2, 1. Questo è il risultato della prova di resistenza del picrete in asciugone. Anche qua l'abbiamo solo scalfito. Si sta già sciogliendo. Perfetto, direi. Ok, un blocco. 3, 2, 1. Non ha resistito. Vabbè. Blocco 1. 3, 2, 1. Riesco a vedere. E comunque non si è rotto.
Anche se vado su con tutto il peso, non succede niente. Niente, non si rompe. Blocco in Scottex, prova di resistenza 2, 3, 2, 1. Sto su. Niente, non si rompe. Niente. È duro come prima. Cosa vogliamo provare oggi, Matilda? Oggi vogliamo provare che non si può camminare in linea retta senza stimoli esterni, ovvero bendati e con le cuffie alle orecchie con la musica. Ok. Quindi, vogliamo provare? Proviamo. Una leggenda popolare dice che si può camminare in linea retta senza stimoli esterni. Ora i Mythbusters ci proveranno. Aiuto! Non sente niente. Fantastico. Non sente niente. Ok. Va bene. E adesso, tra qualche secondo, quando si sarà estraniata anche dal mondo visivo, potrà partire e cercare di andare in linea retta. Ok, ci siamo. 3, 2, 1. Allora Marti, hai deviato subito appena sei partita, sei arrivata a 1 metro. Secondo tentativo. Ecco cos'è successo. Dopo 20 metri Matilda ha deviato di 1 metro dalla linea retta iniziale. Questo vuol dire che sulle medie distanze il mito non va nella giusta direzione. Non si può procedere in linea retta senza stimoli esterni. Per avere più dati a disposizione, ora ci proverà anche Edoardo. Se con Matilde c'erano delle possibilità di salvare il mito, con le prove di Edoardo non abbiamo scelta. Il mito è sfatato. Allora Edo, com'è andata? Come abbiamo visto, mi sembra un po' improbabile che si possa camminare in linea retta. Infatti sia io che te ci siamo schiantati più volte contro i tavoli, io soprattutto. E quindi direi che possiamo tirare le conclusioni, cioè che il mito è sfatato. Sfatato.
Nella seconda guerra mondiale gli alleati volevano costruire una portaerei da usare nell'Artico fatta in pietra. È possibile costruire una barca in questo materiale? Finora le prove di resistenza sono state superate brillantemente sia dal Pipit invernale sia da quello in asciugone, mentre il ghiaccio si è frantumato. Ora è arrivato il momento della prova su acqua. Quale barca galleggerà meglio e si scioglierà dopo? Allora, adesso faremo 3 prove con le 3 barchette. Questa sono io, questo è Edo. Io sono quella. Comunque, mettiamo quella di ghiaccio. Che galleggia. Mettiamo quella di asciugoni. Con la mia faccia. Che galleggia. E mettiamo quella di giornale con la faccia di Edo. Spero vada a fondo. Dai, barchetta Matilde. E vediamo quanto resistono. Dai, barchetta Matilde. Quella di ghiaccio si è già rotta. Il ghiaccio sta piano piano cedendo. Quindi... Il ghiaccio ha cominciato a sciogliersi e ha già anche cominciato ad affondare. Ciao ciao ghiaccio. Oramai è solo una lastra e basta. Invece barchetta Edo e barchetta Matilde resistono ancora. Dopo 2 minuti. Tifo la mia barca, voi tifate per la vostra. Dopo più o meno 20 minuti che sono qui all'aria aperta in questo magnifico posto, quello con l'asciugone, il Pipit con gli asciugoni si rompe finalmente perché mi ha fatto penare le penne dell'inferno, però si è rotto e niente, sono felice, finalmente. Notiamo con piacere che la barchetta dell'Edo sta cedendo, infatti secondo me sta sfaldando tutto il giorno. Invece la mia è intatta. Sì, con gli altri non so. Invece quella dell'Edo sta piano piano cedendo, quindi facciamo. Allora, sono passati 10 minuti, il ghiaccio ci ha ormai abbandonato perché del ghiaccio è rimasto questo. E adesso se la gioca la barchetta Edo e la barchetta Matilde. La barchetta Edo sta cominciando a perdere i giornali mentre la barchetta Matilde si sta diciamo assottigliando. E mi raccomando, sostenitori della barchetta Matilde, continuate a votare a sostenere la barchetta Matilde perché deve vincere, se non vince colpa vostra. Il Pipit stravince la prova su acqua e Matilde fa i salti di gioia. Anche se, quando si scalda, il giornale perde il fuoco, mentre l'asciugone si inquina. Dopo la pausa, Edoardo diventerà un pirata e il ghiaccio subirà una gelida sconfitta. Il pirata spiega il mito? Allora, il mito è che i famosi pirati che si vedono, per esempio i pirati dei Caraibi, indossavano questa specie di benda sull'occhio. Wow. Tutti pensavano perché non avevano l'occhio appunto, non so, perso nel battaglio, ma in verità lo usavano per poter vedere al buio durante le escursioni di notte. Vero Matilde? Vero, esatto. E così noi per questo breve momento saremo dei pirati. Depilati? Dei pirati. Depilati. Saremo dei pirati. Ma perché Edo è vendato? Perché dobbiamo abituare il suo occhio destro a stare senza luce. Perché adesso entrerà in questa magica sala dove sarà completamente al buio e dovrà cercare di raccogliere degli oggetti e evitarne altri, stando appunto al buio. Vedremo se l'occhio abituato al buio è veramente abituato al buio o no. Allora, Edoardo deve fare questo percorso, questo qui, prendendo gli oggetti che gli diciamo noi, del colore che gli diciamo noi, prima con l'occhio che è stato, diciamo, sbendato per tutto il giorno e poi con l'occhio che è stato bendato per tutto il giorno. Il percorso sarà al buio e quindi vediamo se muore o no, se esce vivo o complimenti. Dovrà evitare le colonne che abbiamo messo, costruite da Moi, tra l'altro, bellissime, e deve cercare di non ammazzarsi sui pezzettini di Lego e prenderne solo alcuni. Sul divano abbiamo posto questi pomini bellissimi, questa sono io, che lui dovrà prendere e portare fuori.
dovrà prenderli tutti tranne questo qui verde, perché questo è cattivo. Siamo arrivati all'ultima prova di resistenza per il ghiaccio e il Pycrit. Cosa succede se li si lancia dalla finestra? Prova di resistenza, ghiaccio, 3, 2, 1. Prova di resistenza, Pycrit in giornale, 3, 2, 1. Prova di resistenza, Pycrit in asciugoni, 3, 2, 1. Il giornale si è evidentemente spaccato, però e invece l'asciugone è integro e freddo, però è intero, cioè non si è e il ghiaccio era, diciamo, il triplo di questo e ovviamente si è rotto, si sta sciogliendo in mano, però si è rotto. Come sono andati i risultati sul Pycrit? Prova di resistenza. La prova di resistenza è stata superata dal giornale, dal Pycrit col giornale e dal Pycrit con gli asciugoni, mentre il ghiaccio, poverino, ha ceduto. Si è rotto subito. Esatto. Prova giù dalla finestra. Prova giù dalla finestra, stessa cosa, anche se il giornale ha ceduto pochino, diciamo che si è rotto. E il Pycrit ha anche rimbalzato, E anche oltre che prenderci in giro. Esatto. E il ghiaccio invece è stupido e si rompe subito. Invece la prova della flessione della tavola che abbiamo messo sui pesi, Il Pycrit fatto con gli asciugoni e il Pycrit fatto col giornale hanno superato la prova, mentre il ghiaccio, come sempre, ha ceduto. e siamo riusciti a piegarli solamente quando hanno cominciato a sciogliersi Dopo 20 minuti. più di 20 minuti. E invece la prova finale, È stata com'è vinta. andata? È stata vinta dalla barchetta di Edo, quella fatta col giornale, mentre la mia ha sfondata dopo poco. Però ha resistito, Ha resistito insomma. per un quarto d'ora, poi è affondata, mentre il ghiaccio dopo 10 minuti era già tutto sciolto. Quindi. Come possiamo considerare questo mito? Confermato, plausibile o sfatato? Plausibile. Sì, plausibile. È possibile costruire qualcosa in Pycrit che resista, fino a quando però rimane congelato. Quindi forse gli alleati hanno fatto fatica a costruirla per l'impianto di refrigeramento. Raffreddate sempre il Python, mi raccomando. Quindi plausibile. Quindi è plausibile. Plausibile. Si racconta che i pirati indossassero una benda su un occhio per poter vedere bene in qualsiasi situazione, anche quando la quantità di luce cambiava velocemente, in particolare quando dovevano andare sotto coperta e la loro vista era abituata a molta luce. Bastava infatti cambiare l'occhio con cui guardare. Sarà vero? Matilde e Mao hanno preparato un percorso per Edoardo che dovrà compiere 2 volte. Prima usando solo l'occhio abituato alla luce, e poi usando solo l'occhio fino a quel momento bendato. Il tempo per concludere il percorso sarà determinante per decidere se il mito abbia qualche fondamento scientifico. In questo percorso, ascoltami bene, dovrai prendere 4 degli omini che ci sono sparsi nel filo, tranne quello verde. Non devi prendere l'omino verde. Ora devi evitare di corri, cioè non devi fare delle Ok. È chiara questa cosa? Sì. Sei pronto? Sì, sono pronto. Sei pronto? 1, 2, 3. Ragazzi. Dopo qualche minuto, Allora, io direi che è andato
Le ha battute tutte. Allora, le ha battute tutte, c'è uno in fino all'altra. Però io penso che questo non è caduto, io non mi è preso. È una persona che Non ho preso neanche quella perché non era ha battuto proprio il impegnato trampolino a far girare il treno. e non ha battuto neanche questa torre. Vabbè, io direi che sei stato abbastanza bravo e bravo. Ma che- posso affermare che non vedevo nulla. Che hai preso tutti gli omini. Quindi Cioè, adesso- tutti quelli che dovevi prendere. Senza prendermi, però non mi hai preso 2 volte. Sei un... Ti ho preso solo una volta. E ci ha messo 6 minuti e 47 secondi. Adesso riproveremo senza la venda, sull'occhio che non si è abituato alla luce. Passiamo alla seconda prova, con l'occhio abituato al buio. Al piede. Ho 4 cose. Ma che cosa stai dicendo? Oh, ok. Sì! Bravo! Mi hai preso 2 volte? Sì, bravo! Ah, l'ho visto quelli. Il tuo nome verde non ti ha fatto prendere quello verde. Comunque io vorrei dire che Edo ha abbattuto la torre blu, è rotta, quella gialla è integra, non è scivolato sul terreno e ci ha messo 5 minuti e 15 secondi. Edo, come ti è sembrato questo esperimento? Devo dire che nel primo caso, quando stavo solo con l'occhio, quello abituato alla luce, non vedevo assolutamente nulla. E infatti mi sono schiantato su quasi tutte le torri, comprese queste 2. Mentre nel secondo caso, quando ho camminato con l'occhio abituato al buio, abituato al buio, ho visto decisamente meglio e infatti mi sono schiantato solo su una torre e ho addirittura preso 4 omini giusti. Esatto, e ci ha impiegato E ci ho impiegato 2 minuti di solo... meno. Quindi il mito è... Il mito si può considerare confermato.